Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o luna o Venere in cancro, solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di giugno 2025, iniziando da una bella croce celtica per vedere tutto ciò che accade, qual è la manifestazione, la narrazione della tua anima. Poi andiamo ad approfondire sull'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare quotidianamente i tuoi obiettivi più grandi. Allora, cancro, partiamo, giugno 2025. Cancro, giugno 2025. Allora, iniziamo con la carta guida, l'energia generale del mese, attorno a cui ruota tutta la tua esperienza in questo mese. L'ostacolo o sfida principale, le radici della situazione, cosa è accaduto nel mese di maggio o l'energia precedente, cosa accade nel mese di giugno, futuro imminente, seconda parte del mese di giugno, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno, le tue speranze, le tue paure e l'esito possibile, tendenza finale del mese. Allora, partiamo, vediamo. Energia generale del mese, la guida. Il 4 di coppe, ti vedo annoiata o comunque sia stanca di alcune cose. Quindi questa stanchezza della serie non mi va, quindi inizi a fare una sorta di selezione di ciò che ti piace e di ciò che non ti piace. Quindi questo è il mese in cui dirai sì se sei convinta, no se sei convinta su una cosa. Quindi inizierai a fare un po' di piazza pulita di situazioni che non mi va, c'è un po' di apatia oppure un po' di noia. Quindi l'energia generale del mese, la guida, è quella che ti dice in questo mese fai veramente ciò che ti piace. Cioè non lasciarti abbindolare dal si dovrebbe fare, dovrebbe essere. Scarta. No, questo no, non lo faccio perché lo devo fare, lo faccio perché lo voglio fare. Questa è l'energia generale per te del mese. Vediamo cosa si frappone tra questo dire no o sì quando ne sei convinta e la sfida, l'ostacolo del mese. Sì, l'imperatrice, qual è il punto? Che se tu dici sì alle cose che non ti vanno, non hai un pieno sviluppo, non ti senti realizzata, non ti senti realizzato. L'imperatrice è il pieno sviluppo e il successo, no? È come se devi fare conti veramente con ciò che ti piace in questo mese e dire sì quando veramente vuoi dire sì e dire no quando vuoi dire no e non ti fare prendere da altro, da un certo tipo di costume o morale. Perché la sfida, l'ostacolo principale, o meglio la sfida, è proprio l'imperatrice, cioè avere successo in ciò che sei, prenderti cura di te, dire di sì quando lo vuoi dire e non farti abbindolare da certe credenze tue. Ok. Vediamo le radici della situazione, perché qua c'è la ruota del destino. Tu vuoi un cambio, questo è il mese del cambio e questo cambio passa attraverso delle tue prese di risoluzione, questo sì, questo no. Perché dentro di te sta maturando un cambio importante con la ruota della fortuna. E il destino che magari ti ha fatto dire sempre di sì a delle situazioni che magari volevi dire di no, impedendoti uno sviluppo, soprattutto impedendo la capacità tua creativa, la parte creativa, l'eros, l'eccitazione, no? Quindi questo è il mese in cui inizi a fare un po' di pulizia. Ok. Cosa è successo nel mese precedente? La regina di bastoni. Nel mese precedente è come se ti sei dato conto di avere potere, va bene? Di avere potere. Ma questo potere qui deve manifestarsi nella pratica in questo mese con questo sì e questo no. Questo sì e questo no. Anche ti sei paragonata a volte a delle figure femminili. Per esempio, mi viene in mente, se sei una donna, ti sei paragonata a delle figure femminili. E quindi è proprio questo, e quindi magari per seguire una persona che reputavi maggiormente all'altezza di te, ti sei screditata o ti sei screditato, hai lasciato un po' che
questo paragone prendesse la meglio, mettendo te stessa un po' da parte, le tue vere capacità, ok? Sì, vediamo cosa succede nel mese di giugno 2025. Cancro. Qua vedo paggio di denari. Guarda, inizia questo nuovo, soprattutto per quanto riguarda le situazioni lavorative, tu inizi a dire veramente sì a delle questioni che ti piacciono, che ti animano, che ti piacciono, che ti animano, perché lì c'è il tuo potenziale creativo. I denari sono il lavoro, la vita pratica, concreta, no? Non faccio le cose che devo fare perché le devo fare, faccio le cose che devo fare perché le voglio fare. E qua il mese inizia con delle proposte, con delle comunicazioni in concreto, ma il paggio di denari sono comunicazioni e proposte, sono in concreto, ok? Quindi inizia il mese con delle proposte sul piano pratico, sul piano lavorativo, senza più però, che cosa ti stanno dicendo le carte? Non ti paragonare a nessuno, va bene? Dai la possibilità a te stesso o a te stesso di sviluppare quelle capacità, quei talenti che altri non hanno, e se ti paragoni non le puoi portare in essere, l'imperatrice. Ok, questa è la prima parte del mese. Seconda parte del mese, sviluppo successivo. Ti vedo festeggiare, ti vedo col tre di coppe, scegliere le persone con cui condividere la tua quotidianità. Seconda parte del mese c'è molta allegria, vedo, c'è molta allegria perché? Perché fai un po' di piazza pulita con situazioni o persone che non ti piacciono, che non viaggiano sulla tua frequenza, e magari hai dovuto fare delle cose per una certa morale, una certa credenza. Quindi, seconda parte del mese vedo molti festeggiamenti e soprattutto leggerezza. Hai bisogno di leggerezza. Leggerezza. Proposte, incontri, vedo amici, vedo incontri con persone a te affini, non con persone. Inizia a scartare chi non ti è affine. Ok? Vedo che conosci gente nuova, perché vuoi conoscere gente nuova. E qua ce l'hai, vedo amicizie, nuovi incontri. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Che te ne vuoi andare da una certa situazione emozionale che non ti si confà più. 8 di coppe, vuoi un cambio emozionale, lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto. Un cambio emozionale, anche fare dei piccoli spostamenti dalle persone che magari con le quali frequenti sempre, hai frequentato sempre. Vuoi un 8 di coppe, cioè il tuo atteggiamento è quindi lasciare andare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto. Ed è un'ottima, vuoi il cambio, il nuovo nel tuo subconscio, vuole il cambio, persone nuove, situazioni nuove, vedo qui. E quindi ti sta dicendo inizia con non farti più tirare da energie che non ti appartengono più. Ok. Cosa arriva dall'esterno? Vedi il 9 di spade, ci sono un po' di preoccupazioni a dire no ad alcune persone con questa carta qui. Ci possono essere 9 di spade, un po' di preoccupazioni a dire di no a certe persone, a certe cose che non vuoi fare, però questo devi fare, perché il tuo subconscio anima di questo. Vediamo le tue speranze o le tue paure. 10 di bastoni, perché sei stanca o sei stanco? Sei stanco di dover dire di sì a delle situazioni che non vuoi dire, tutto intorno a questo si aggira, eh? C'è stanchezza, c'è stanchezza. Vediamo l'esito possibile, tendenza finale del mese. Infatti qua c'è un bellissimo 7 di denari che mi dicono tu inizi a conoscere persone nuove o ti apri, scegli soprattutto le persone con cui stare. E il 7 di denari mi parla di una certa attesa per vedere come questi incontri, queste persone nuove o le scelte che inizi a fare diverse, che animano il tuo subconscio, si paleseranno, che frutti daranno. Quindi ti vedo alleggerirti da situazioni pesanti, ti vedo andare incontro all'inizio del tuo sviluppo personale, l'inizio del tuo prenderti il trono, ok? Ok. Vediamo adesso con i mini tarocchi cosa ci raccontano. Allora, dove stanno? Eccoli. Allora, cancro, 4 di coppe, energia del mese, la guida. Qua ci sono anche delle proposte lavorative iniziali nella prima parte del mese che ti vedono molto felice, molto contenta, magari secondo me una nuova proposta di lavoro o qualcosa di nuovo.
di cui a fine mese aspetti che ti fa felice e poi aspetti i frutti di questo nuovo lavoro, aspetti i frutti economici. Vediamo, energia generale del mese, la guida 4 di coppe, 8 di bastoni. Vedo che rinuncia a degli spostamenti verso qualcuno o delle situazioni. Vedo che molto fermento c'è in te, proprio per dire, iniziare a dire di no quando devi dire di no e quando devi dire di sì. Questo è. Scarti anche degli inviti, scarti anche degli inviti. L'imperatrice al blocco o la sfida, sfida principale, ostacolo, cavallo di denari. Per raggiungere i successi economici e lavorativi devi utilizzare la tua creatività, che molto spesso viene occultata nel perché hai detto sì a determinate cose piuttosto che ad altre. Qua ci sono delle cose nuove che ti entusiasmano e ti dicono vai, 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 vai e vedrai che la tua creatività aumenterà. E anche lo sviluppo economico in qualcosa di nuovo che inizi a fare. Però non ti sottomettere a delle cose che devi fare perché devi fare. Vediamo un po' il paggio dei denari, quindi cosa arriva, prima parte del mese, giugno, l'otto dei denari, ti vedo impegnata in un progetto creativo, un qualcosa di nuovo, che ti appassiona proprio, ti vedo molto impegnata. Magari non vedi subito i frutti, ma questa cosa ti fa felice, ti dicono pazienta con pazienza, ok? Qualcosa di nuovo, vediamo cosa arriva col 3 di coppe, seconda parte del mese, 2 di bastoni, apertura di cammino, nuove possibilità. Vedo molto fermento in te. Vediamo il tuo atteggiamento con il lotto di coppe. Faccio un re di coppe. Allora, per alcuni di voi il re di coppe sull'otto di coppe mi sta a indicare la tua stessa intuizione che ti dice devi andare verso lo sconosciuto, non aver paura di lasciare il conosciuto. Quindi segui la tua intuizione. Altri di voi se ne vogliono andare da una persona, rifiutano una persona perché non ti dà quello che vuoi. Ed è già da tempo che stavi maturando questa cosa. Però per me, per molti di voi, il re di coppe è la tua stessa energia, l'acqua sono le coppe, no, del cancro. Segui la tua intuizione, non ti far prendere da altre situazioni mentali. Influenze esterne, 9 di spade. Cosa arriva dall'esterno? Un cambio arriva dall'esterno. Arriva un cambio dall'esterno. Un cambio che ti può portare un po', cioè arriva un evento, un cambio che ti può portare un po' di preoccupazioni e il fulcro della stesa, ricordiamo, è il 4 di coppe. Cioè iniziare a dire di no laddove devi dire di no e o dire di sì quando devi dire di sì. Vediamo 10 di bastoni, speranze o paure, perché qua ti vedo stanca. Infatti l'eremita, hai paura un po' di non fare la scelta giusta, di guardarti dentro e dire no, basta, questa situazione mi ha stancato. Ok? Però ti dicono segui la via interiore perché è quella giusta e stai a vedere cosa accade. L'esito finale, tendenza finale del mese, 7 di denari. Bellissimo, 3 di coppe, ti vedo molto allegra perché o allegro, inizi a fare delle scelte emozionali che ti fanno veramente contenta o contento. Ti vedo al lavoro divertita, assolutamente sì. Nuova proposta, anche rapporti con i colleghi che stanno bene, va bene? Rapporti con i colleghi nel posto di lavoro che stanno bene. Ti vedo felice anche di uscire con dei colleghi, pianificare qualcosa, sì. Ok, è una bella stesa e adesso andiamo a vedere nello specifico cosa ci raccontano sull'amore, ok? Allora, prendiamo le carte, dove le ho messe le piccoline, eccole. Allora, fino a questo momento ti sei potuta o ti puoi interfacciare con i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Toro, Vergine, Cancro come te, Pesci, Scorpione. Ok? Sono giusto delle indicazioni in più, ma l'energia è questa. Vediamo nell'amore cosa accade. Nell'amore, Cancro. Sei un po' nostalgica, un po' nostalgico del passato, di quello che è accaduto nel passato, un po' nostalgica o nostalgico stai.
Cosa viene dopo? O vedo l'energia di qualcuno che è nostalgico, di un amore finito probabilmente. C'è nostalgia di un amore finito? Di qualcosa del passato? Mi stanno dettando un po' l'energia, vediamo un po' cosa accade, cosa mi dicono i tarocchi nello specifico però. Vediamo. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro a giugno 2025 in amore? Cavaliere di spade, la papessa, paggio di denari, arrivano delle comunicazioni e proposte, vedo, arrivano comunicazioni e proposte, che ti vedono riflettere se dire sì o dire no. Può darsi una nuova persona, paggio di denari, questo paggio di denari qui, magari che la incontri sul lavoro o avete a che fare nel lavoro insieme o vi incontrate per lavoro, non lo so. Ma al di là di questo, questo è un ulteriore dettaglio, vedo comunicazioni che ti arrivano. Non so se c'era silenzio tra te e qualcuno, arrivano comunicazioni qua. O tu stavi un po' più introspettiva o introspettivo. Vedo proposte e comunicazioni. Proposte e comunicazioni. Vedi asso di spade, proposte e comunicazioni. Vediamo chi è questa persona, l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. La forza. 8 di coppe. 9 di coppe. Guarda, io ti dico, sei una persona nuova, ok? Attenzione, se è una persona nuova, questa è una persona che ha messo tanto coraggio nell'uscire da una vecchia zona comfort, da un suo passato. Ha messo tanta forza, tanto coraggio e adesso è una persona libera e serena. 9 di coppe, mi stanno raccontando la storia. Fammi vedere questo 9 di coppe, adesso ti dico. Allora, se è una persona invece che già conosci, può essere il segno della bilancia, vabbè, o leone o pesci, vabbè, al di là di questo, se è una persona che già conosci, questa è una persona che vuole recuperare con te perché ha una gioia nel cuore di qualcosa che gli è accaduto, che ha lasciato andare il conosciuto per andare incontro a qualcosa di nuovo, vuole recuperare con te, sistemare delle cose anche per quanto riguarda il suo atteggiamento. Ok? Sistemare delle cose, un atteggiamento che questa persona vuole fare le scelte giuste e adesso può perché sta bene, perché prima non lo è stato, doveva lasciare andare una certa zona comfort, un qualcosa di difficile. Ha avuto anche dei problemi secondo me legali o legati alla giustizia o legati che adesso però le ha risolti, eh? Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Cancro. Re di denari. Wow, 2 di coppe. Wow, il mondo, c'è un successo strapieno nell'amore. Successo strapieno nell'amore. Io non lo so se è una persona che già conosci, qua mi dicevano nostalgia per un amore finito o qualcosa che è accaduto. Qua c'è un successo strapieno in amore. Re di denari, persona di un certo spessore, seria, stabile, 2 di coppe, amore condiviso, il mondo, il pieno successo. Come la giri, vabbè. Sì, sì, bellissimo. Vediamo energia positiva per te. Energia positiva, cavaliere di bastoni, una persona molto appassionata che arriva nei tuoi confronti, un cambio repentino e molto appassionato. Energia negativa. Il 4 di bastoni, energia negativa, probabilmente è un incontro. Oppure una stabilità che non riuscivi ad avere con una persona o nell'amore, una stabilità che non riuscivi ad avere. Può essere che questa persona stia fuori, quindi per avere un incontro bisogna aspettare un poco, ma non credo tanto, Ma il 4 di bastoni mi parla di stabilità, mi parla di qualcosa che finalmente giunge, che prima non c'era. Sì, è una bellissima stesa, bella bella. Vediamo cosa mi dicono i miei oracoli, lui, lei, per la profondità di questo re di denari, anche se è una donna, Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. E qua le carte ti stanno dicendo segui l'intuito in questa connessione, l'intuito. Vediamo.
voglio sentire addosso il tuo respiro. C'è molta poesia in questa cosa. Voglio sentire addosso il tuo respiro, ok. Accipicchia, sto pensando di regalarti un anello. Te l'ho detto, eh? Sto pensando di regalarti un anello, che significa una certa serietà anche, no? Cos'altro? È un po' come il mondo, l'anello, no? La felicità, la conclusione di qualcosa, l'inizio di qualcosa di nuovo. Solo tu mi fai sentire così. Per questa persona solo tu la fai sentire così appagata, così innamorata, così completa. È una bellissima stesa, ragazze mie e ragazzi, complimenti. Adesso vediamo questi altri oracoli cosa ti dicono nell'amore. L'isola del tesoro, sì, c'è un tesoro che scopri, qui ed ora, proprio in questo mese. Wow, cuore fedele, che ti ho detto? Una persona che ti è veramente fedele. Se è una persona nuova, inizia la cosa poco a poco. Inizia forte, ma poco a poco si costruisce. A passo passo vedrai che qua c'è una persona veramente fedele a te. È una stesa bellissima. Complimenti ragazze mie e ragazzi. Adesso vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita per andare incontro a quello che veramente vuoi realizzare, no? Vediamo. Cancro. La prigione, esci dalla prigione qui. Non si dovrebbe fare, dovrebbe essere. Prigione. Vediamo un po' cosa ti dice il libro. Numero 13. Allora, il più delle volte quelle che definiamo prigioni sono scelte. Se sei in una relazione che ti svilisce e ti fa soffrire e non ne esci, dopo un po' è una scelta. Se fai un lavoro che non sopporti e continui a farlo, dopo un po' è una scelta. Le tue scelte soffocanti dipendono al 90% da un senso di indegnità. Il fatto è che senti di non essere abbastanza. Se non ti senti abbastanza bello, intelligente, scaltra, o credi di non avere strumenti sufficienti. Per esempio, ti manca un titolo, un amico, una certa somma di soldi e ti sembra che fino a quando non riuscirai ad avere queste cose non potrai fare il passo del cambiamento. Quello che muove il tuo subconscio, ricordiamo, eh? In verità tu hai scelto di rimanere in una zona comfort, che ti ho detto qua, che esci dalla zona comfort, ok? Che ritieni protettiva perché non costituisce per te alcuna sfida, non ti mette alla prova. L'elenco di ciò che ti manca per cambiare è solo una scusa per permanere lì dove sei. La trasformazione comporta delle sfide e la paura che queste ultime possano evidenziare le tue presunte debolezze e incapacità ti trattiene dal cambiare. Come vedi, le radici di tutto in questo mese sono il cambiamento. A poco inizi a fare scelte che ti fanno un po' tribolare. Inizia a dire di no, inizia a dire di sì, ok? L'idea che tu abbia queste debolezze e incapacità si è formata nella tua infanzia ed è lì che devi andare per trasformarla. Come vi dico sempre, vi ricordate in tutti i video di magia pratica, il tempo delle origini, laddove tutto si è formato, è uno stato di coscienza e tu puoi cambiare adesso. L'infanzia non è nel passato, niente è nel passato perché tutto accade adesso. Tutto accade proprio adesso. Il passato e il futuro non sono tempi cronologici, come la mente invece ce li presenta. Sono possibilità della coscienza. Il passato è la tua possibilità di perdonare, pacificare, risolvere e superare. Il futuro è la tua possibilità di creare. Tutte le immagini del passato che non hai pacificato tendono a ripetersi e ti imprigionano in una coazione a ripetere per chiedere di essere risolte.
e sono tutti spiriti perturbati, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 11, no? Il passato non esiste, è possibilità di pacificare, affinché tu quelle situazioni perturbate non le rifletti nel futuro, creando un nuovo passato sempre uguale a prima. Ok. Il responso del drago. Questa carta indica la necessità di superare un senso di indegnità, la sensazione di non essere abbastanza. Perché se tu non fai delle scelte che esci dalla zona comfort è perché non ti senti abbastanza. Ok. E adesso ti do il rituale della buona riuscita per realizzarti in questo mese. Sdraiata o seduto, con la colonna vertebrale eretta, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro spontaneo. Cerca di mantenere la tua attenzione nel punto esatto in cui senti l'aria toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo, i cancelli del respiro. Cioè, mantieni l'attenzione soltanto sul naso, ok? Quando l'aria entra e quando l'aria esce. Oppure dalla bocca, dove preferisci, o naso o bocca, tipo dal naso oppure dalla bocca. Mantieni l'attenzione dove l'aria entra ed esce, dove preferisci. Mantieni la consapevolezza concentrata in questo punto per 10 respiri. Poi evoca immagini della tua infanzia. Cerca di immaginarti bambino o bambina e crea l'impressione di essere nella tua casa di allora, con i mobili di allora, i genitori e i personaggi di allora, i giocattoli di allora. Nota dove ti trovi, nella tua stanza, in soggiorno, e che cosa stai facendo. Sei sdraiato sul lettino? Stai giocando? Stai leggendo? Ok. Avvicinati a quel bambino o alla bambina e accarezzandola, sussurra nelle sue orecchie il mantra Ora Kra Tun, Ora Kra Tun, che è questo qui. Lo leggi? Eccolo qua. Ora Kra Tun. Mentre bisbigli questo suono prezioso, visualizza l'immagine di ciò che vuoi realizzare nella tua vita. Per esempio, una relazione appagante, un lavoro soddisfacente, un guadagno più alto, eccetera, quello che vuoi. Senti che stai conferendo al tuo bambino, alla tua bambina, il destino che stai visualizzando. Simultaneamente stai sciogliendo il suo senso di inadeguatezza, le sue convinzioni limitanti e le sue paure. Ok? Dopo aver ripetuto almeno per 9 volte il mantra, bisbiglia al tuo bambino: sì, lo farai, sì, lo farai, sì, lo farai. Infine riporta l'attenzione ai cancelli del respiro e mantieni la consapevolezza in questo punto per 10 respiri. L'animale di riferimento è il coccodrillo, la sua forza, la sua maestosità. Prima e dopo la meditazione visualizza un coccodrillo nel punto mistico, che è una spanna sopra la testa e una spanna più avanti rispetto alla fronte, cioè davanti al terzo occhio. Puoi tornare a ripetere più volte questa meditazione nel periodo in cui hai bisogno di superare le tue insicurezze per effettuare il cambiamento positivo. Ragazze e ragazzi, questa è una pratica potentissima. Lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, perché chi l'ha fatta, le nostre ragazze, hanno avuto risultati immediati. Va bene? È potentissima. Fatela ogni qualvolta le tue insicurezze ti stanno prendendo il sopravvento. È semplicissima, facilissima e immediata. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io detto questo, vi invito a fare le pratiche, vi invito a prendere la consapevolezza, perché quando tu fai le pratiche coinvolgi il corpo, la realtà cambia e le nostre veterane lo sanno benissimo. Quindi, questo è il mese in cui tu vivrai molta leggerezza e realizzazione. Per andare incontro alla piena realizzazione, il rituale ti serve proprio per applicare la nuova consapevolezza nelle memorie cellulari. Qua abbiamo il bambino o la bambina ferita, invece tu che fai? Li parli, vai nel tempo delle origini, li parli e tutto accade adesso. Il passato si risolve adesso, perché non esiste né passato né futuro, tutto accade adesso. Wow! Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!